Ehi, ciao a tutti! Oggi in questo video parleremo di distorsione, che forse è l'effetto per chitarra più diffuso. La distorsione non è sempre esistita. In origine, infatti, gli amplificatori cercavano di avere un suono che era il più pulito possibile. Però quello che è successo è che in alcuni casi il volume veniva aumentato a tal punto da distorcere il segnale, e questo ha dato origine a quello che si chiama overdrive, oppure addirittura il cono dell'amplificatore si era rotto e questo suono strano che usciva fuori ha dato poi origine a quello che oggi chiamiamo fuzz. Il segnale che esce da una chitarra elettrica è molto debole e va amplificato per poter essere ascoltato correttamente. Ora, storicamente questa cosa veniva effettuata tramite l'utilizzo di una valvola termoionica. In seguito questa è stata sostituita da componenti elettronici più piccoli chiamati transistor oppure amplificatori operazionali, che comunque sono basati su dei transistor. L'idea è un po' quella, diciamo, di aprire un rubinetto. Potete regolarne il flusso oppure potete aprirlo al massimo. Quando ne regolate il flusso avete un'amplificazione, quella che chiamiamo di solito suono pulito. Se lo aprite al massimo il flusso non può essere aumentato più di tanto e quella fondamentalmente è la distorsione del segnale nella modalità overdrive. È inoltre possibile mettere in serie più overdrive, ad esempio più valvole termoioniche o più transistor, e questo crea un suono ancora più distorto. Se avete mai sentito parlare di amplificatori ad alto gain, questi all'interno hanno dei circuiti che sono appunto degli overdrive in cascata. Ogni stadio aumenta sempre di più il livello di distorsione fino ad ottenere questo muro di suono tipico dell'hard rock oppure dell'heavy metal. Entro certi limiti potete replicare la stessa tipologia di suono con dei pedali, di nuovo semplicemente collegandoli in cascata. Infine è una pratica abbastanza comune quella di mettere in cascata un pedale di tipo boost che semplicemente aumenta il volume senza modificarne le frequenze con un overdrive o un distorsore. L'ordine però è importante. Se voi mettete il boost prima dell'overdrive avete un suono, diciamo, più distorto. Se invece mettete l'overdrive prima del boost, quello che avete è un aumento di volume e questo può essere utile per esempio se fate degli assoli. Di fatto tutti i pedali overdrive hanno una manopola per controllare il livello di gain, ovvero di distorsione, per cui potete utilizzare qualunque pedale overdrive come un semplice boost, oppure potete impostare il livello di gain a un livello tale per cui aumenta la saturazione e, collegato con un amplificatore, soprattutto se di tipo valvolare, ne aumenta ulteriormente la distorsione. Ora proveremo ad ascoltare alcuni esempi utilizzando diverse combinazioni di overdrive, distorsione, fuzz e boost.
Questo è tutto per oggi, grazie per aver guardato questo video, lasciate pure un commento se volete dire la vostra o se avete qualche domanda da chiedermi. Ciao, alla prossima!